VY Canis Majoris è una stella di classe M, Red Super Giant. Dice, vabbè, una super gigante rossa. La prima volta che l'ho visto è stato troppo bello. E questa è la seconda volta che ci torno. Bella a tutti ragazzi, oggi siamo con Elite Dangerous, un gioco strutturato diciamo nella navigazione spaziale di tutta la nostra galassia e veramente un bel gioco, veramente bello. Diciamo che Star Citizen secondo me si è un po' ispirato a questo qui. Diciamo che cercano pure di copiarsi un po' uno con l'altro, vabbè. Oggi siamo qui perché vi vorrei portare a far vedere la stella più grande mai scoperta dall'uomo, nella realtà ovviamente. Questo qua è un gioco molto particolare, cioè nel senso, un gioco completo, ma più che altro è un gioco che è stato fatto in collaborazione con la NASA, se non erro, proprio per cercare di creare una mappa della nostra galassia più veritiera possibile. Ovviamente non è che diciamo che tutti i 400 miliardi di sistemi che hanno messo sul gioco siano tutti veritieri, però diciamo che quelli più conosciuti sono tutti veritieri, o almeno quelli che noi già conosciamo. Infatti adesso vi faccio vedere la Galaxy Map. Ecco, questa qua è la nostra galassia. È una cosa enorme perché se calcolate ogni singolo puntino che voi vedete è una stella, potete capire. Tutte stelle queste. Fino adesso io sono arrivato qui a Colonia e per fare questo viaggetto da qui, quindi dalla bolla a Colonia, ci sono voluti andata e ritorno una decina di ore di gioco più o meno, sinceramente non ricordo neanche quanto. Comunque ci vuole tempo. Oggi noi invece andremo da qui a qui, VY Canis Majoris, rotta già tracciata. Come dicevo, questa è la rappresentazione della nostra galassia più veritiera possibile. Infatti ripeto, il gioco ha 400 miliardi di sistemi stellari in totale e sono mediamente quelli che ha nella realtà anche nella realtà la Via Lattea. Allora, io sono stato qui all'Longside Base dalla nostra Elvira McTooth, se non erro si chiama così, per potenziare il mio FSD e sono arrivato a 47 anni luce di salto. E infatti questa bella cosetta mi ha portato a 45 salti per arrivare a VY Canis Majoris, che sarebbe per l'appunto la stella più grande mai scoperta dall'uomo. La prima volta che sono andato lì non è stato proprio 50 salti, cioè mi ci sono messi quasi un centinaio di salti per arrivare. Quindi ora partiamo e procediamo. Poi io ho iniziato a giocare a questo gioco e il mio intento diciamo è anche quello di creare qualche video dove spiego alcuni funzionamenti del gioco, quindi diciamo dei tutorial, perché ho visto che comunque su YouTube ce ne sono tanti tutorial ma tutti in inglese, in italiano poca roba. Ok, abbiamo sganciato la mass locket e iniziamo col primo salto. La cosa più bella di sto gioco è per quanto è grande tutta la mappa, chiamiamola mappa, tutti i giocatori del mondo messi insieme in 3 anni, quindi dal 2015,
se non erro hanno esplorato il 2 o il 3% di tutta la galassia. Infatti quando sono andato a Colonia, sotterrato su 4-5 pianeti, proprio così, tanto per... In quei 4-5 pianeti, quando sono tornato, ho consegnato i dati che ho trovato. Mi ha detto che sono stato la prima persona a trovarlo. Può succedere abbastanza tranquillamente sta cosa. Comunque se contiamo 400 miliardi di sistemi, è normale che quando si fanno viaggi lunghi e incontri dei sistemi in cui ancora non è mai stato nessun altro. Poi ovviamente dipende anche dalla rotta che prendi. Io ho fatto questa di Colonia, però ho fatta un po' strana, diciamo, la rotta, quindi sono passato in punti dove non era proprio normale passarci. Se fai rotte ovvie è normale che invece trovi sistemi già esplorati. Comunque al momento io continuo a fare i miei salti e manderò in timelapse senza farvi vedere 45 salti così, che devo dire non è il massimo per passare il tempo. Bene signori, siamo arrivati a fare l'ultimo salto, dobbiamo fare per raggiungere VY Canis Majoris, almeno se non erro. E infatti io vorrei più che altro farvi capire quanto è grande quella stella. Allora, prendiamo questa qui, no? Questa stella qui a questa distanza, quindi grosso modo vedete voi come prende un punto di riferimento. Io lo prendo rispetto all'AD, lo riprendo, e siamo a 2,35 light second di distanza, quindi 2 secondi luce di distanza, quindi circa, ho preso quel virgola 35, siamo circa a 700-800 mila chilometri di distanza dal centro della stella, ok? Ora noi andiamo su VY Canis Majoris e vedrete questo numero più o meno sempre a questa distanza quant'è. Calcolando che mediamente questi 2 secondi luce è più o meno la media che si trova su ogni stella dove andiamo a girare. Almeno secondo me quelle che sono un po' più grandine sono quelle di tipo A e tipo B. Quelle di classe tipo A e B mi sembrano più grandi quelle, però potrebbe essere anche che mi sbaglio perché non mi sono mai soffermato a vedere le grandezze, è una sensazione mia. Allora, più che altro lo noto pure quando ci passo vicino, che ci metto più tempo per allontanarmici. Bene signori, facciamo l'ultimo salto. 2,32, ricordatevi. VY Canis Majoris è una stella di classe M, Red Supergiant. Dice vabbè, una super gigante rossa. La prima volta che l'ho visto è stato troppo bello. E questa è la seconda volta che ci torno in 230 ore di gioco. Mio Dio. Signori miei, è enorme. È una cosa spettacolare osservarla. Quindi come potete vedere siamo a 5991 light second di distanza. 5991. Prima sull'altra stella eravamo a 2,35. Qua siamo a 5991 e guardate quanto è grande rispetto all'AD. Ora possiamo fare un rapido calcolo. Prima avevamo detto che stavamo intorno ai 700-800 mila chilometri di
di distanza, perché se calcoliamo che un secondo luce sono 300.000 km, noi possiamo fare questi 300.000 per 5.991. Signori miei, se vi è il numero non riesco manco a leggere sinceramente. No, ecco, verrebbe, stiamo a questa distanza di 1.797.000.000 di chilometri adesso, in questo momento. Quindi rendetevi conto di quanto può essere grande questa stella. E questa, come dicevo, è la stella più grande mai scoperta dall'uomo, che se non erro è stata scoperta proprio dal nostro telescopio Hubble. Guarda, tanto per rendere un'idea, per chi è che conosce il gioco, in basso a destra potete vedere la velocità della nave, che è in click, quindi adesso sto facendo 88 secondi luce al secondo. Guardate come passa piano piano questa stella. E sto a 80 click. È una cosa micidiale quanto è grande. Mette quasi in soggezione, a dire la verità. Che rifornirsi qui fa pure un certo effetto. Sentite pure gli effetti che ci hanno messo. Sentite che suoni che hanno messo, mannaggia la miseria. Che spettacolo. Ovviamente non la devo scansionare perché questa, ripeto, è la seconda volta che ci vengo, quindi già l'ho scansionata una volta. Rimarreste impressionati invece a vedere la sorella. Vi vorrei far vedere dalla System Map. Eccola. Mo vabbè, non rende l'idea così sulla mappa, perché questa ovviamente è solo una mappa per selezionare e andare. Ma questa Stella, vabbè, il modo di dire, Y Canis Majoris B, stella, facciamogli un complimento, è spenta. È come se fosse per me un frammento di quella grande, perché quando stai a mezzo secondo luce di distanza ancora la vedi tipo troppo piccola, la vedi. Però che spettacolo. Io per rendermi conto veramente quanto è grande questa stella ci ho messo un po' di tempo, perché non avevo mai visto, non avevo mai fatto il rapporto di light second che c'era di distanza dalle stelle normali a questa qui. Se avessi fatto prima mi rendevo meglio conto. Se noi mettiamo questa stella nel sistema solare, non lo so, penso che inghiottirebbe tutti i pianeti fino ad arrivare a Nettuno, non lo so, perché è una cosa enorme. Fa spavento, fa. Anzi, adesso noi faccio vedere da fuori. Allora, non so se rendo l'idea. È spettacolare. Calcolate che un giorno anche la nostra stella, lontano giorno che morirà, diventerà una supergigante rossa, perché ovviamente non è abbastanza grande per creare una supernova la nostra stella. È capace che questa stella qui, Y Canis Majoris A, una volta era come la nostra stella, se forse un pochino più grande, e poi è diventata così perché sta vicino al termine della sua vita. Però questa qua non è che creerà esplosioni, questa, quello che so io, si spenge. Però sto andando a memoria, sinceramente non ricordo perfettamente. Comunque signori, io concludo qua questo video, spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale. Comunque porterò anche altri video
di questo gioco, perché ripeto, su YouTube è agghiacciante la cosa, tantissime guide, video che riguardano questo gioco in inglese, proprio quanti me ne pare, in italiano pochissimi, pochissimi proprio. Comunque riconosco che è anche un po' un gioco di nicchia questo qui, non è che può piacere a tutti perché potrebbe anche risultare un po' noioso per tanti, non per me. Quindi signori miei, ci vediamo a un prossimo video, bello a tutti.